Ricordo una slide che ha trattato Federico prima e diceva bisogna capire effettivamente col concetto di sicurezza cosa intende il cliente in questo concetto, e essenzialmente era legato a tre aspetti. Uno è quello dell'oscillazione del valore, l'altro è quello della garanzia del capitale, il terzo dei beni materiali. Legato sicuramente a quello che possa essere la garanzia del capitale, quale strumento è meglio conosciuto che non le obbligazioni. In questo mi fa piacere passare la parola a Nicola Francia di RBS, anche perché parlerà non delle obbligazioni in generale, ma di quelle obbligazioni che sono quotate sul MOT. È un modo per diciamo così, avere anche una quotazione di quello che è uno strumento. Se vi ricordate prima dallo stesso ho dato un esempio dove diceva non siamo certi effettivamente di quello che possa essere il valore il controvalore dell'investimento fatto su tanti tipi obbligazionali. Sicuramente il fatto della quotazione sul moto può essere effettivamente un superamento di questo limite. A Nicola. Grazie e buonasera a tutti. Brevemente una presentazione. RBS sono sicuro che la conoscete già, io mi occupo di prodotti quotati in Italia e di private banking in tutta Europa, quindi insomma spero di essere un interlocutore valido per tutti voi oggi ma anche in futuro per eventuali domande o approfondimenti che avrete e che vorrete fare. Mi è stato chiesto e molto volentieri negli ultimi 2 anni parliamo di obbligazioni perché è un prodotto di cui innanzitutto largamente diffuso in Italia specialmente, dove la maggior parte delle allocazioni in portafoglio sono appunto in obbligazioni, titoli di Stato piuttosto che titoli corporate o titoli finanziari. Ma a maggior ragione noi di RBS abbiamo portato in quotazione diretta in Italia già nel 2009 per primi e dando un grande vantaggio agli investitori italiani in quanto scavalcavamo letteralmente quello che era un passaggio fondamentale del modello distributivo italiano, quello del collocamento in un mercato primario attraverso una banca, e di conseguenza rendevamo o retrocedevamo sotto forma di maggior rendimento al cliente finale tutto quello che solitamente veniva pagato in commissione di collocamento. E in realtà parlo all'imperfetto, parlo al passato, ma succede tuttora, quindi potrei assolutamente utilizzare il presente. Vi parlerò in maniera abbastanza generica, mi scuso se sarò un po' generico, appunto, e vago, ma ovviamente il tempo a disposizione è molto poco. Cerchiamo di vedere insieme quello che è stato il mercato finora, quella che è la crisi che stiamo vivendo, che è una crisi in questo momento specifica su governativi europei, e come le obbligazioni hanno reagito e risposto in maniera ancora una volta generica e generale al mercato che abbiamo vissuto. E poi la seconda parte, insomma, anche qua non abbiamo il tempo per fare analisi approfondite, però andiamo a vedere quello che potrebbe essere oggi un'allocazione sensata, ragionevole, efficiente, definitela come volete, nel mondo che verrà. Allora, innanzitutto obbligazioni pre-vanilla e obbligazioni strutturate. Molto brevemente, e sono sicuro, visto che è una parte dei professionisti, che sappiamo tutti di che cosa parliamo. Plain vanilla è il termine tipico anglosassone per definire obbligazioni semplici, quindi tasso fisso e tasso variabile. Nelle accezioni più moderne, nel plain vanilla, riusciamo a inserire dei tassi misti, delle step up, delle obbligazioni collabo, però diciamo plain vanilla è tipicamente tasso fisso e tasso variabile. La principale caratteristica di queste obbligazioni è appunto la semplicità. Vi eviterei che cosa vuol dire tasso fisso e tasso variabile per rispetto alla platea. Obbligazioni strutturate, anche qua termine molto generico, c'è dentro di tutto, è un gran calderone dove ci abbiamo dentro obbligazioni inflation link, obbligazioni equity link, obbligazioni step up, obbligazioni collabo, obbligazioni reverse floater, switchable, chi più ne ha più ne metta, con floor, con cap per floor e così via. Sono generalmente, almeno mettiamoci nei panni dell'investitore privato, sono generalmente più complesse, in alcuni casi leggermente più complesse per vanilla, in altri casi molto più complesse per vanilla, hanno ovviamente dei prezzi che si muovono
secondo logiche che non sempre ci sono chiare, mentre un tasso fisso sappiamo che performa quando i tassi scendono e viceversa, mentre un tasso variabile sappiamo che deve cedere crescenti quando i tassi salgono e viceversa. Per un'applicazione di inflation link, ad esempio, ci sono delle logiche che non sempre riusciamo a cogliere, anche perché molte volte ci sono dei parametri che effettivamente sono opachi a volte a noi stessi strutturatori, mi immagino un cliente privato, la volatilità, piuttosto che la correlazione tra l'Euribor e i tassi swap e quant'altro. Quindi è importante, specialmente per chi si trova nella vostra posizione di professionista, chi ha davanti magari un investitore privato che di questi rischi ovviamente non ne mastica, è importante saper dare le risposte adeguate in ogni momento. Cosa è successo? Questo è l'andamento del tasso swap a 10 anni nell'ultimo essenzialmente da inizio del 2010, quindi quasi gli ultimi 2 anni. Ricorderete tutti in marzo 2009 dove eravamo? Marzo 2009 eravamo più o meno qua, ok? Eravamo a questi livelli. Tassi molto bassi, mercati in crisi, equity depresso e credit spread ai massimi. Una situazione assolutamente identica a quella odierna. Uscivamo dalla crisi finanziaria, minimi del mercato equity, massimo dei credit spread, minimi dei tassi. Il mercato rimbalza violentemente, insieme al mercato equity rimbalzano i tassi, perché ovviamente il mercato tira, si comincia a essere più ottimisti, l'inflazione cresce, la BCE alzerà i tassi, le aspettative dei tassi a lungo, e questo grafico qua, salgono. E ci troviamo a gennaio 2010 qua. Dopodiché il tasso scende, agosto 2010 risale fino a maggio di quest'anno, da maggio di quest'anno, giugno, luglio, prima risalire di nuovo di crisi, fine luglio, i primi di agosto, profondo rosso, mercato nel panico, BTP spread, BTP Bund spread che esplode e ci ritroviamo qua. Ora c'è un leggero rimbalzo, ecco, questo può essere in qualche modo, a parte alcune cose che vanno smussate, molto simile a un grafico equity. Contemporaneamente, nello stesso periodo, in realtà qua l'orizzonte temporale è limitato all'ultimo anno, vedete cosa succede al spread BTP Bund, che abbiamo preso ovviamente da italiani come esempio di quello che è lo specchio della crisi odierna. 150, 200, 150, 200, 150, 200, luglio di quest'anno, esplosione della crisi fino a un massimo di 400 punti base di differenza, e oggi siamo comunque tuttora sui massimi a 3,75, 3,80. Questo che vuol dire? Intuitivamente, lo vediamo dopo con i numeri. Se io avessi comprato un BTP, il BTP che fa? Mi somma questi due rischi e profili, mi somma il livello dei tassi a 10 anni e il credit spread dell'Italia a 10 anni. Oggi mi aspetto, rispetto agli ultimi mesi, di aver guadagnato sul tasso, perché ho un BTP e un tasso fisso, mi sono allocato un tasso fisso magari quando il risk free era al 3,70. Che succede? Il tasso risk free è andato a 2,5, io dico però ho guadagnato 1,2 all'anno per 10 anni, quasi in present value, in valore attuale, quasi 10 figure sul mio BTP. Sono stato bravo. Peccato che nel frattempo il rischio di credito è esploso. Quindi ho perso da 150 a, facciamo 350, ho perso 2 punti l'anno per 10 anni, present value 18%. Ho guadagnato i 12 sul tasso e ne ho persi 18 sul rischio di credito. Net, se andate a fare oggi i calcoli, io ovviamente sono molto spannametici, BTP Future vale 94-95. Quindi questo che vuol dire? Vuol dire che dobbiamo stare attenti alle correlazioni che i meccanismi di mercato hanno tra loro. Perché i tassi sono scesi? Non è come dire, c'è un nesso, i tassi sono qui perché con l'esplosione della crisi la BCE ha rivisto completamente quello che erano le loro aspettative, quindi da avere delle aspettative di rialzo dei tassi, ora si parla di un ribasso dei tassi.
e soprattutto c'è stato un grosso flight to quality. Che cos'è il tasso risk free a livello pratico? È il rendimento del pool. Quando le cose vanno male, la gente vende BTP e compra pool, vende Grecia e compra pool, vende bancari e compra pool, vende Francia e compra pool. Flight to quality, il rendimento del pool scende. Ecco, vediamo l'impatto pratico. Ovviamente a scopo didattico ho preso delle mie obbligazioni perché mi era molto facile fare i calcoli e capirete dove voglio arrivare. Tasso fisso, tasso variabile. Siamo d'accordo che sono tre plain vanilla, no? Due tassi fissi, tasso variabile, più facile così, 5,5 l'anno fisso per 10 anni. Contentissimo, l'ho pagato 100. Sono passati, questo è aprile 2009, sono passati più di 2 anni, oggi lo trovo in borsa a 92. Per carità, sto ancora guadagnando se ci metto dentro le cellule, sto guadagnando un 2,38% lordo in questi 2 anni di vita, con un tasso fisso. Tasso fisso a 3 anni, breve duration, l'ha scelto uno un po' più un profilo di rischio un po' più conservativo che non sarà sentito di prendere un rischio a tasso per così lungo tempo, 3,5 fisso l'anno, oggi vale 99 solo perché siamo molto vicini alla scadenza, mancano circa 8 mesi alla scadenza, vale 99. Ho fatto un buon investimento? Sicuramente meglio di quello di prima, perché mi rende quasi il 3%, 2,94 su un orizzonte temporale molto breve. Ma perché questo? Perché questo sta scadendo e ovviamente si sta avvicinando pian piano alla norma di riposo. Tasso variabile, mi aspetterei sul variabile proprio di aver azzeccato l'investimento per tutti, nessuno può sbagliare sul variabile. È quello che ha reso di meno, l'1% mi ha reso. Questa pagava Euribor più 2, 3 mesi Euribor più 2, e messa anche questa insieme a questa era 5 anni nel 20 aprile del 2009. Proprio classico investimento facile, non sbaglio, Euribor più 2. Oggi vale 95,59 e mi ha reso l'1%. Perché ovviamente l'Euribor è rimasto là, nel 2009 eravamo tutti che dicevano sì, ma l'Euribor tra 2 anni era 5% di nuovo, erano tutti non ha reso nulla. Guardiamo 3 strutturati della peggior specie, di quelli proprio da far venire i capelli dritti che uno dice mamma mia che roba è questa. Inverse floater, tasso fisso meno Euribor, se l'Euribor sale le mie cellule scendono perché pago 8 meno Euribor, quindi più è alto l'Euribor più la cellula è bassa. Se l'Euribor scende rimane là, ho delle belle cellule. Gennaio 2010 è passato 1 anno e mezzo. Questo qua si vende oggi, questi sono prezzi bid, lo vendo in borsa a 96, l'ho pagato 100, perdo 4% come minusvalenza, ma con le cellule pagate mi ha reso finora il 4,85, quindi lo vendo e ho portato a casa in 1 anno e mezzo 4,85 per anno. Quindi 1 anno e mezzo, anzi più di 1 anno e mezzo l'ho portato a casa il 6,5, 6. Quest'altro, stessa storia, 8% visto il primo anno, dal secondo 10% meno 2 volte l'Euribor, levereggiato, ancora più pericoloso. Cavolo, però se l'Euribor sale qua sono levereggiato mi faccio malissimo. Guardate qua, 5,81 anno, dal marzo 2010, in 1 anno e mezzo. Questo qua 6,18, quindi più era tossico e più avrei guadagnato finora, che non vuol dire, non vi sto dicendo comprate le robe rischiose, volatili e altamente strutturate, vi sto dicendo che a seconda della situazione di mercato in cui ci troviamo, un titolo rispetto a un altro può fare una gran differenza. A parità di scadenza, prendere questo o prendere questo, uno avrebbe reso quasi 3 volte più dell'altro. Poi guardate questo, che purtroppo non vorrei mai citare, ma è un ottimo caso a scuola per imparare dagli errori. Questo è il titolo che ha venduto di più in Italia, ha venduto 500 milioni di euro, mezzo miliardo in un mese. Ed era semplicissimo, 2 tassi fissi al 6%,
Poi dal terzo anno l'emittente ha la facoltà di o continuare a pagare il 6% fisso oppure switchare e pagare variabile Euribor 3 mesi più 0,75. Semplice, un tasso misto. Tutti l'hanno comprato, perché? Perché nel 2009, quando è stato emesso, agosto 2009, bellissimo, 2 anni al 6%. Agosto 2009, se vedevate i tassi, qui non ce l'abbiamo, comunque il 6% era un tasso pazzesco per quel periodo. E poi tra 3 anni i tassi saranno saliti, c'è un Euribor più 0,75. Bene, questo è il titolo, è l'unico titolo tra quelli che vi sto facendo vedere che ha avuto in questi 2 anni un rendimento negativo, cioè non solo avete perso 24% qua, ma anche in considerazione delle cedole ricevute avete perso il 6% l'anno. Ed era il più bello, il più facile, quello che tutti hanno comprato. Perché? Perché i tassi salgono, tra 3 anni io ho l'Euribor, è vero che ora hanno tutti gli Euribor a 0,75, ma se io oggi mi compro a parità di rischio di credito un tasso variabile RBS, oggi mi paga Euribor più 350-370. Quindi ho perso esattamente 300 punti base l'anno di cedola. Lo moltiplico per 8 anni di vita residua e quel 24% che rimane. Quindi alla fine i calcoli tornano, no? Dobbiamo essere bravi noi ad avere una view di mercato e possibilmente qua, vuol dire, se volete sparare fatelo, azzeccarla. Chiaro che non è facile, però la view è fondamentale. Se qualcuno avesse scommesso 1 anno e mezzo fa per un ribasso dei tassi, avrebbe comprato un reverse floater e oggi sarebbe in una posizione molto più tranquilla rispetto a chi puntava un ribasso dei tassi. Quindi, riassumendo, che cosa è successo? Allargamento del credit spread dei corporate e paesi periferici, ovviamente con BTP alle stelle, rischio di credito alle stelle in generale. Non aspettatevi che nessun bancario europeo né tantomeno nessun corporate, vuol dire, continui a pagare il credit spread che pagava 2 anni fa quando avete comprato la sua emissione. Quindi che vuol dire? Vuol dire che se oggi devono pagare un premio per il rischio 100 punti base più alto di 2 anni fa, l'obbligazione che avrebbe nel portafoglio si è svalutata di 100 punti base per la duration. Motivo per cui stiamo tutti perdendo sui portafogli obbligazionari, BTP, corporate, finanziari, stiamo tutti perdendo. Si sta salvando probabilmente qualcuno che aveva degli strutturati che avevano delle scommesse ben precise sul ribasso dei tassi. E i tassi di interesse hanno penalizzato alla grande i tassi variabili, perché col ribasso dei tassi, con l'Euribor che è lì, con il tasso BCE che è lì, o addirittura previsione più basso, tutti i tassi variabili hanno sofferto tantissimo. Questo è l'andamento dell'indice iTrax Europe a 5 anni, che vi dà la sensibilità di cosa hanno fatto un paniere di obbligazioni diversificato europeo in termini di prezzo. È chiaro che da qua in poi, luglio, inizio della crisi, allargamento del credit spread, quando il premio per il rischio sale, le obbligazioni si deprezzano. È analogo a un rialzo dei tassi. Che succede adesso? Adesso è difficile, nel senso che, come la interpretiamo noi, abbiamo una situazione molto simile, tale quale a quella del marzo 2009. Le borse hanno perso tanto, abbiamo tutti paura, c'è tantissima volatilità sul mercato, i credit spread sono ai massimi, sono ancora più alti di quelli del 2009. Perché? Perché il 2009 era una crisi finanziaria e quindi erano alti i credit spread, quindi i premi per il rischio, se vogliamo, dei finanziari, alcuni dei quali sono stati salvati dai governi. Oggi abbiamo lo stesso problema sui governi ed è una spirale pazzesca, un circolo vizioso, perché i governi chi li salva? Forse il fondo europeo, forse, se riescono a mettersi d'accordo a livello politico, e se non lo salvano, tutti i BTP che le banche italiane hanno in portafoglio, tutti i titoli governativi francesi che le banche francesi hanno in portafoglio, tutti i titoli greci che tedeschi e francesi hanno in portafoglio, affosseranno i bilanci.
si parla di ricapitalizzazioni per 200 miliardi di euro delle banche, che qualcuno dovrà tirare fuori. Mettiamoci pure che le previsioni di GDP sono tutte state riviste a ribasso. Che succede? Che se non si cresce non si fanno utili, e questo ovviamente penalizzerà i mercati azionari. Quindi siamo in una situazione dove c'è qualcuno che deve salvare i governi. Se non si salvano i governi saltano anche le banche, parecchie banche, e quindi la fortuna, se vogliamo, è che la situazione è talmente critica e che si interverrà in qualche modo. In Grecia si pensava di fare un haircut del 21%, ormai è chiaro che l'haircut sarà il 40-50%. Speriamo che si intervenga subito e la situazione peggiori. Se così dovesse essere, se approvano finalmente questo benedetto aumento del fondo a 2 trilioni, che c'è una volontà politica di salvare tutto il sistema, e sembra che finalmente arrivino anche le pressioni giuste da fuori dell'Europa, probabilmente si riparte. Come si riparte? Si riparte con l'equity che riparte, però comunque con una grossa volatilità, perché riparte prima il ciclo finanziario, ma deve ripartire anche l'economia reale. E se l'economia reale per qualche motivo non riparte, perché magari entriamo in recessione, non aspettatevi che nessun titolo equity salga. Ma sicuramente riparte il mercato obbligazionario, perché nel momento in cui, oggi leggevo che adesso vogliono, il nuovo fondo avrà la possibilità di prestare uno Stato fino al 10% del suo PIL. Questo vuol dire che in Italia abbiamo un PIL di 1,6 trilioni di euro, vuol dire che l'Italia potrebbe prendere a prestito dal fondo 160 miliardi di euro. Fate conto che l'Italia rifinanzia circa 250 miliardi di euro l'anno, 20 miliardi al mese. Questo vuol dire 8 mesi di ossigeno, che non ci dà ovviamente la speranza a lungo termine, però sicuramente aiuta. Che succede? Succede che lo spread BTP scende, i tassi di rifinanziamento del debito italiano scendono e si innesta un ciclo sicuramente positivo. Vedremo probabilmente le banche italiane riprendersi un attimino sulle sofferenze che hanno di BTP in portafoglio e così via. Questo cosa porta? Porta di nuovo diminuzione del rischio su BTP, sulle banche, sui corporate, una diminuzione del rischio di sistema. Quindi credit spread scende, come è stato dal 2009 a 3-4 mesi fa, 5 mesi fa, mercato obbligazionario sale. Quindi il punto adesso è: che faccio? Mi prendo ancora dell'equity, con il rischio di fare degli swing di più o meno 20% in 2 settimane, come è stato 2 settimane fa, abbiamo, grazie a Dio, un più 20, ma un mese fa venivamo da un meno 20. Quindi soffro un po' di volatilità, oppure mi locco a questi livelli dei rendimenti del 6,5, 7, 7,5%, che probabilmente non mi renderanno ricco, forse non mi fanno neanche recuperare le perdite, come diceva giustamente Riccardo, però almeno mi danno una certa costanza di flussi e certezza nel futuro. Quindi riteniamo che la situazione attuale sia molto simile a aprile 2009, e da quel momento in poi, non so chi di voi se lo ricorda, c'è stato un grossissimo rally obbligazionario che è durato almeno un anno, che ha portato a rendimenti del circa 10% sul base anno. Chi di voi aveva dei fondi obbligazionari in quel periodo lo ricorderà. Io ho quasi terminato, questa è la mia ultima slide. Purtroppo il tempo è poco, noi siamo sempre a vostra disposizione. Qua trovate i miei riferimenti e i riferimenti della mia collega Valentina, che si occupa di private banker, consulenti finanziari indipendenti e promotori finanziari. Questo è il nostro sito, su cui ovviamente potete trovare tutte le informazioni che desiderate. Noi abbiamo dei seminari online gratuiti che potete o scaricare, come dire, quelli già fatti dal sito e rivederle, o iscrivervi ai prossimi 2, che sono il 24 novembre su ETF e il 14 dicembre su obbligazioni. Abbiamo degli appuntamenti come tutti gli emittenti fissi dove potete venirci a trovare e possiamo volentieri discutere di quello che è la situazione. 27-28 novembre in borsa e 22 novembre alla conferenza di Morningstar, e ogni martedì siamo sponsor di una trasmissione televisiva su Classe ABC
alle 19:30, che potete vedere o per chi ha Sky sul canale 507 o su Vision su internet, dove si parla solo e esclusivamente di Gom, una televisione di attualità dove si analizza quella che è la situazione attuale. Io mi fermerei perché forse anch'io sono andato un pelino lungo e magari se ci sono domande le vediamo dopo. Grazie. Ringrazio Nicola per aver dato il suo intervento, appunto scusami se a cui la risposta tramite